Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio parlarvi del ventilatore ricaricabile 20 volt della Parkside comprata a Lidl il giorno 17 aprile 2023 a costo di 29,99 €. Il modello è PVA20LI-A1 ed è la prima volta che io lo vedo in Italia. Ora lo proveremo, vi farò vedere alcune caratteristiche, leggeremo quello che c'è scritto sulla confezione e faremo alcune prove di funzionamento. E già guardando alla confezione e leggendo le caratteristiche effettivamente è un prodotto molto semplice. Parlando del prezzo 29,99 €, conviene? Sinceramente non lo so, ci ho pensato, in realtà non l'ho comprato il 17, l'ho comprato il 18, mi sono preso un giorno per pensarci e rifletterci un poco. Effettivamente non è proprio convenientissimo perché con la stessa cifra si comprano due ventilatori economici o un buon ventilatore a piantana, quindi sicuramente non è proprio l'affare del secolo. Però se non avete alternative, come nel mio caso, allora potrebbe essere molto utile perché io lo utilizzerò qua all'interno del mio laboratorio, ho la possibilità di appenderlo, dirigerlo dove voglio. Come vi ho sempre detto, questo è un piccolo laboratorio, quindi il ventilatore che avete sempre visto alle mie spalle, qua in questo angolo durante diversi video, ora non ci sarà più, perché utilizzerò questo, sperando che vada bene. Quindi apriamo la confezione, vediamo come è fatto, come si comporta, eccetera. Iniziamo. Però perché ve lo devo fare vedere sul bancone? È grande, ve lo faccio vedere così. Allora, apro la confezione, all'interno troviamo il ventilatore, quindi lo estraiamo ed eccolo in tutta la sua bellezza, senza batterie e senza caricabatterie, quindi eventualmente dovete sommare anche il prezzo della batteria e del caricabatterie. Funziona pure con le batterie da 2 ampere, ha una lunghissima autonomia, quindi eventualmente, diciamo, almeno su questo si può risparmiare perché la batteria più grossa non dà prestazioni migliori, dà solo più autonomia. Si regola con questi scatti. Ok, il nuovo fa un po' di rumore, va bene, però non ha nessuna oscillazione, quindi voi lo dirigete in un punto e rimane fisso in quel punto. Questa potrebbe anche essere una nota negativa, perché un ventilatore, se è impostato ad una determinata potenza, quindi se è basso non dà sollievo, se è troppo forte dà fastidio se è continuamente fissato, quindi è necessario che oscilli, ci rinfreschi per un attimo e poi ritorni. In questo caso sempre puntato addosso potrebbe non essere la migliore soluzione. Viene venduto sia per rinfrescare le persone, quindi come un normale ventilatore, che per asciugare vernici, tutto ciò che ha bisogno di essere ventilato per asciugarsi, quindi potrebbe essere considerato anche un ventilatore da lavoro. E a proposito di lavoro, può essere fissato anche su un banco, quindi avvitato o con degli occhielli, insomma con delle viti a galletto in modo da rimuoverlo facilmente, oppure si può anche appendere tramite questo gancio posto nella parte bassa, quindi una volta appeso si orienta, si dirige dove è necessario. Certo, ovviamente dondolerà un pochettino con il vento, in quel caso diventerà oscillante, quindi da studiare un poco. Da questa parte, vicino all'alloggiamento della batteria, c'è pure il tastino per accenderlo con due velocità, posizione centrale 0, velocità 1 e velocità 2. Per quanto riguarda la sicurezza, lo ritengo sicuro perché c'è questa griglia che impedisce di poter farsi male, quindi come tutti i ventilatori è protetto sia nella parte posteriore che nella parte anteriore. Loghi Parkside dappertutto e come qualità è solido, robusto, quindi non rimane che mettere la batteria e guardare come si comporta. Però prima voglio leggervi anche le caratteristiche tecniche sulla confezione. Quindi potente ventilatore mobile con due impostazioni del flusso di aria, ideale per asciugare velocemente colore o materiale applicato a spatola. Offre un ulteriore comfort rinfrescando quanto fa caldo. Inclinazione della testa del ventilatore regolabile su 8 livelli, quindi i click che avete sentito poco fa. 2 livelli di velocità, da appendere con il gancio richiudibile che vi ho fatto vedere di colore rosso, oppure utilizzabile fisso su un banco di lavoro grazie ai fori di fissaggio più la maniglia per poterlo trasportare. La velocità dell'aria è di 25,5 metri al secondo quadrato, sono dei valori che non conosco, e l'angolo di inclinazione degli 8 livelli è regolabile su 120 gradi in totale. Per quanto riguarda l'autonomia, a livello 1 con una batteria da 2 ampere può durare ben 7 ore e mezzo e invece a livello 2 si dimezza, quindi 3 ore e mezzo. Ovviamente poi aumentando l'amperaggio, di conseguenza con quella da 4 ampere avremo 14 ore, con quella da 8 ampere avremo ancora il doppio di durata. Ma ora quindi prendiamo una batteria, mettiamola nel suo alloggiamento, utilizzerò una batteria da 4 ampere ma è la stessa identica cosa con una batteria da 2 ampere. Quindi si fa scorrere qua in questo alloggiamento, ok, dopodiché possiamo accenderlo. Quindi vi faccio vedere livello 1, allora sì, rinfresca,
è pure relativamente silenzioso, quindi facciamo la prova. Prendiamo pure un misuratore di vento e prendiamo anche un misuratore di decibel. Allora, ovviamente, come sempre vi ricordo che la voce umana si attesta attorno a 75-80 decibel in base al tono di voce, la vicinanza dalla fonte di sonora, eccetera. Quindi mantenendo la stessa distanza su per giù che c'è adesso dalla mia bocca, farò allo stesso modo ma sotto al ventilatore, in modo da non influire con il flusso di aria. Quindi 52-53 decibel alla prima velocità. Alla seconda velocità spero che non abbia influito con il microfono. Effettivamente è un po' più rumoroso, ma fa anche un bel vento. Quindi circa 65 decibel. Adesso però prendiamo questo misuratore di vento e vediamo quanto riporta. Ovviamente non è un test scientifico, quindi stiamo solamente stiamo giocando per vedere la differenza tra il primo e il secondo livello. Quindi circa 8 km e mezzo, velocità 1, velocità 2, il doppio esatto. E la percezione del vento effettivamente sembra più del doppio, quindi è veramente molto, molto potente come ventola. Dentro ci sono 3 pale non trasparenti, quindi di colore nero, piccole ovviamente proporzionate, il diametro, vabbè, una mano, quindi circa una ventina di centimetri. Per che cosa lo utilizzerò? Per rinfrescarmi, per far fuoriuscire tutti i fumi del laser, perché io utilizzo l'aspiratore diretto sempre verso l'incisore laser, però questo ho intenzione di posizionarlo appeso qua sopra, in modo da spingere tutti i fumi che si accumulano perché vanno verso l'alto, e quindi quando non utilizzo il box per l'incisore laser, perché devo recensirli e devo farveli vedere come sono fatti in tutta la loro bellezza, e allora sono costretto a utilizzare qualcosa che spinga, ma voglio utilizzarne uno anche dalla parte opposta, perché questo spinge e l'altro tira. Avendo la batteria sono libero di posizionarlo dove voglio, non avrò più questi cavi fra i piedi, questa piantana ingombrante. Quindi secondo me come recensione per un ventilatore non è che ci sia granché da dire, se non parlare della sua robustezza, che effettivamente è fatta bene. Parlando della possibilità di posizionarlo comunque in diversi punti, allora valutiamo, sì, posizionato così, quindi fissandolo per esempio a parete, si può mettere sia rivolto verso avanti, leggermente verso l'alto, oppure verso il basso, quindi si può puntare anche in alto come dicevo poco fa. Messo invece su un piano di lavoro, quindi poggiato in questo modo, permette di posizionarlo in alto e solo di fronte e leggermente anche in basso. E quindi anche per quanto riguarda la versatilità sembra effettivamente interessante. Peccato per il prezzo, perché capisco che comunque non costi poco. Se si deve comprare assieme alle batterie praticamente si raggiungono i 50 euro, si superano senza problemi. Però se non avete alternative, come nel mio caso, ho comprato uno, ho fatto le prime prove, mi sa che comprerò anche il secondo, però dobbiamo essere obiettivi, il prezzo è un poco vincolante, anche quei 5-10 euro in meno sarebbe stato sicuramente meglio. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, vi sia stato utile per decidere se comprarlo o meno, perché comunque l'aria la fa, il vento arriva, però ha i suoi limiti, i suoi vincoli, fate voi, decidete voi. Vi saluto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella, ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!